Inizia l'avventura del nuovo viaggio in Giappone. Ora siamo arrivati alla stazione, sono arrivato alla stazione Termini, aspettando l'autobus per andare a Fiumicino. Da là un bel viaggetto diretto Roma-Tokyo di 14 ore verso l'Haneda Airport e poi all'hotel. Ora vi racconterò di più durante il viaggio, cercherò di fare un bel po' di vlog, raccontarvi un po' tutto e vediamo che succede. Arrivato a Fiumicino, aspetto che annuncino il gate, è ancora abbastanza presto. È chiaro che quando uno organizza i viaggi così particolari, come un viaggio per un mese in Giappone, a Tokyo in particolare, è un po' è difficile da dire, però c'è una certa emozione e quindi l'arrivare anche presto un po' al gate è normale, ecco. Nel frattempo ci accolgono le luci dell'aeroporto di Fiumicino. Passato anche il controllo passaporti, ora ci troviamo nel duty free e niente, ora vi racconto un po' di più. Facendosi una buffata di queste strane cose per me, quali Gucci, Vuitton, Bulgari, io che sono per le cose super economiche, eccetera, non perché non capisca il valore della qualità, ma perché non capisco bene il valore del lusso e soprattutto perché per me il vero grande lusso è potersi permettere una buona esperienza più che una buona cosa. Ormai sull'aereo, aspettando il decollo, anche se ancora ci vuole un po', la sedia vicino al finestrino, che è molto bello forse per riprendere, ma sicuramente in un volo di 14 ore per andare in bagno non è il massimo della vita, però ci adatteremo e vedremo più in là. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will land, and please check that your table is stowed, your seat back in a pie position. Finalmente arrivati in Giappone. Stiamo sbarcando dall'aereo, eccoci qua sul suolo giapponese. Allora, mentre camminiamo verso gli arrivi vi racconto le prime cose che normalmente dovrebbe fare un viaggiatore quando arriva all'aeroporto qua. La prima, dopo naturalmente fatto i controlli, sicurezza, passaporti, eccetera, sarà andare a cercare i soldi, perché andare a un bancomat o cambiare dei soldi che magari in euro vi siete portati in yen, perché servono gli yen, diciamo, contanti, soprattutto per la seconda cosa che poi bisogna fare, che è comprare la Suica,
cioè una carta trasporti che poi non servirà solo per i trasporti, ma anche per pagare tante cose. Si possono pagare con la Suica anche il supermercato, per fare un esempio. Compilando il documento questo d'ingresso, facendo la fila per il passaporto. La terza cosa che mi ero dimenticato ancora di dire è che manca naturalmente comprarsi una SIM. Poi vi spiegherò che io ho fatto una cosa un po' particolare, che è una eSIM, però non tutti i telefoni possono averla, solo i telefoni più nuovi hanno questa possibilità. Allora, ritirati i soldi dall'ATM, abilitata la eSIM, quindi la SIM elettronica per il mio cellulare per avere internet, che tra parentesi avevo comprato dall'Italia, ma dovevo attivarla appena arrivavo qua, e andiamo verso la metro, dove a parte prendere la metro dovremmo comprare la Suica Card, questa card di cui vi parlavo, per i trasporti e per diciamo anche altre piccole spese, ristoranti, e alcuni li accettano anche. Molti supermercati si può comprare direttamente con i soldi che lasciate su questa Suica Card. Questa che vedete qua, la KQ Line, è quella che devo prendere io per arrivare al mio albergo, e oltretutto anche una delle più a buon mercato, costa oltretutto meno che il monorail qua, e poi ci sono taxi, bus eccetera, però per fortuna il mio hotel è praticamente su questa linea diretta senza dover far cambi. Ok, fatta la Welcome Suica e caricata con 10.000 yen, che sono abbastanza, però devo stare un mese, quindi sicuramente li userò tutti. E niente, andiamo a cercarci la stazione da dove prendere la metro per l'hotel. Un'altra cosa interessante è che, come vedete, sono ancora in camicia, perché ci avevano detto che c'erano 10 gradi, mi ero tirato fuori maglione, giacca a vento. Invece finora è tutto all'interno, anche uscendo dall'aeroporto fino ad arrivare a questa KQ Line, e quindi niente, ancora sono in camicia. Vedremo più in là quale sarà la vera diciamo temperatura. Prima grande impresa del Giappone, sono riuscito a uscire dalla metro. Più che trovare la fermata corretta, diciamo, per scendere dove dovevo scendere per andare all'albergo, che quello non è stato così complicato, però uscire dalla metro, oltretutto ho chiesto tipo a 10 ragazzi giovani, nessuno parlava inglese, e quindi vabbè, ci siamo riusciti, e che già è pare una grande impresa.